Illegal? Who does say that? That was the first Albanian law. No. No? No, no, no. Non avevo esperienza, né un piano preciso. Ho preso la moto e sono partito per un'avventura solitaria nei Balcani. Questo è il mio diario di viaggio. Ok, lasciamo questo posto meraviglioso e ripartiamo. Ma prima di incamminarci facciamo una breve sosta. Tanto scusate, ma sta discesa la devo fare piano piano. Voilà! Ok, quest'oggi arriveremo fino all'estremo nord dell'Albania e se facciamo in tempo attraversiamo pure il confine con il Montenegro. Ma prima facciamo una tappa in un luogo che è stato testimone di tanti avvenimenti, luogo che affonda le proprie radici in storie di faide familiari e che probabilmente ha molto da raccontare. Non vi dico di più, andiamo a vedere. Benvenuti nella ridente cittadina di Tet. Bellini. Questa è una zona proprio super turistica. Poi il turismo per stranieri principalmente. Non soltanto, però tanti stranieri. Infatti eccomi qua. Signori, siete tutti un po' in mezzo. Andiamo a vedere questo posto che sembra promettere proprio bene. Non male, Non male. Ok. Hello. Is it possible to visit Kula? Yeah, open. Ah, okay. Yes. I can go. Yes. And there's someone who explains me something? You can visit first and then I can explain something later. Oh, okay. Okay, I go. Thank you. Prima di entrare mi ero fatto un'idea abbastanza chiara di quello che avrei trovato. Avendo letto diversi articoli online, conoscevo abbastanza bene la storia di quel luogo, o almeno pensavo di conoscerla. Ok, ci troviamo dentro una culla, una torre di autoreclusione, un posto dove si rifugiavano principalmente maschi perseguitati dal Kanun. This tower is 400 years old. For 3 centuries, this tower it has exist for negotiations, and the Okay. last century, this tower it has exist only for tourists. Fondamentalmente un antico codice che regolava anche le faide di sangue. Questo codice regolava qualunque aspetto della vita delle famiglie che abitavano le montagne albanesi, quindi dal matrimonio ai sacramenti, le istituzioni. Canon was the first Albanian law, and it was made by this man, Lake Dukagini, who was a prince of 15th century after George Castriot Skanderbeg, who was a national hero who made Albania independent from the Ottoman Empire. In particolare promuoveva, anzi imponeva in qualche modo, la legge dell'occhio per occhio, ovvero il diritto di uccidere l'assassino di un proprio congiunto. Si può immaginare come queste faide si espandessero in qualche modo a macchia d'olio, non finivano con l'uccisione dell'assassino, diventavano una intricata rete di uccisioni. E che succedeva a chi si sottraeva all'onere di uccidere l'assassino dei propri familiari? Fondamentalmente perdeva l'onore
e per chi era perseguitato non rimaneva altra via che rifugiarsi in questi luoghi. Tendenzialmente anche tutta la vita, a meno che non riuscissero ad ottenere il perdono. But this place was like a court and a jail at the same time because the person who made the crime needs to stay here for only 10 to 15 days because that was the punishment. Ok, During these 15 days, you will also sit here and you will also get the food and everything what you need. But on a special day, they will do meetings between two families. So it's a kind of a court, as I said. So Okay. they try to find an agreement between two families. But Ok. also judges. Il Kanun fu poi apparentemente spazzato via da Enver Hoxha, il dittatore albanese che rimase in carica fino alla morte nella metà degli anni Ottanta. And so this tower was active until 120 years ago. but it was Enver Hoxha who No, no? no. That wasn't used in that time. Oh, okay. So who made the Kanun illegal? Illegal? Who does say that? That was the first Albanian law. It cannot be illegal, the first Albanian law. Oh, ok. C'è chi dice che in realtà questa pratica sia ancora attiva nelle montagne più sperdute dell'Albania. Today, the blood feud still exists. And they say it's the fault of Kanuni. For me, it's completely wrong because the Kanuni doesn't say to kill. Kanuni says to forgive. Ok, The brave man, it's the one who forgives, not the one who kills. ok, ok. But if you did not kill the killer of your wife or your son, you lost your honor, no? Yeah. Okay. This tower belongs to your family and someone of your family lived inside here? No, they didn't leave. Okay. They say only for 10 to 15 days. It was not for living. On the internet you find The internet, you didn't find the right information. Yeah. Okay. That's illuminating. Thank you. Okay, have a nice day. You too. Bye. Quella chiacchierata con la custode della culla mi aveva fatto riflettere. Su quella culla avevo commesso tanti errori. Non era una prigione, era un tribunale. Non vivevi lì per anni, ci stavi 15 giorni. E quella torre aveva smesso di funzionare molto prima di Hoxha. Sul Kanun avevo semplificato tutto. Per me era un codice di vendetta. Per lei era la prima legge albanese. Avevo tenuto solo la parte sulla violenza e ignorato quella sul perdono. Avevo preso delle informazioni da internet, le avevo messe insieme e ci avevo costruito sopra una narrazione che suonava bene, ma che era piena di buchi. Quando leggi 5 articoli che dicono la stessa cosa, ti sembra di sapere. E invece non sai niente. Ehi, interrompo brevemente il video per comunicarvi un problema tecnico, un problema al microfono che ha funestato la mia giornata di viaggio e di riprese. Di base questo microfono si collega a questa action cam via Bluetooth, ma se la action cam rimane inattiva per qualche decina di minuti, il microfono tende a spegnersi perché non trova un collegamento. Ed è questo quello che è successo. Non so quanto interessi la maggior parte di voi questa cosa, ma almeno vi ho dato una spiegazione semplice. Di base comunque il risultato è che la registrazione ha questo suono. Per questo motivo in questo video troverete una ampia presenza di voiceover. E niente, buon proseguimento. Da Tet per tornare a valle c'è una sola strada asfaltata, la SH21. All'andata avevo fatto lo sterrato da Prekal, quindi questa per me era tutta nuova. Una cinquantina di chilometri di strada bellissima che porta giù verso Scutari. Il piano della giornata era semplice: scendere lungo la SH21 in direzione Koplik, prendere poi la SH20 verso nord
e risalire fino al confine con il Montenegro. In tutto tra le 3 e le 4 ore di moto. Certo, se non mi fossi fermato a fare dronate ogni 3x2. Full. Ok. Procedi in direzione nord-est su SH21. Cash, eh? Che? Cash. Cash. Ok. Yeah. Have a nice day. Bye. Continua su SH21 a 5 km. Dopo il pieno alla moto e un veloce snack riparto. Imbocco la SH20 che sale verso il meraviglioso passo di Lecet e Otit, spero di pronunciarlo bene, che tradotto significa i tornanti di Oti. Ed eccola lì, una lunga serie di tornanti incastrati nella montagna. Viene anche chiamato lo Stelvio albanese e dall'alto la somiglianza c'è. Più a valle si vede il fiume Zem che attraversa tutta la gola. Hello. Ciao. Ciao, italiano? Sì. Anch'io. Ciao. Di dove? Trento. Roma. Orca da Roma. Sì. È traghettato a venire qua. Da Bari. Da Bari. Da Io Bari. faccio il ritorno invece da lì. L'andata l'ho fatta tutto via strada. E poi al ritorno Adesso risali. vado, sì. Ce l'hanno anche qua, le montagne. Però. Direi di sì. Neanche troppo brutte. No, dai. Vai in su, tu adesso sì, stai... sì, io sì. invece al contrario, vado vai verso giù. il Montenegro. No, io vengo da... Sono Sono ok. stato via in Kosovo. Kosovo voglio andare io. Sì. Com'è la strada proseguendo? È tutta così... Allora, fino a che arriva in fondo alla valle è bella e dopo è un po' stretta. Stai attento ai sassi in mezzo alla strada. In mezzo alla strada, immaginavo, ok. Roma sei? Io sono della Toscana, di Carrara, però vivo a Roma da 20 anni. Ah dai, da Carrara ragazzi. Venivamo a caricare i marmi. I marmi. I marmi a Carrara. Vedi, io ho fatto tanti anni l'autista. Ah sì? Sì, di camion. Aspetta che tolgo un attimo il casco, sennò... Sì, di camion e pullman turistici. E quindi passavi da Carrara? Sì, veniamo a caricare i marmi che poi portavamo in Germania. Facevo ok. l'estero con i camion, parlo degli anni, ma sono vecchio, dai. Ma se fai questi viaggi vuol dire che non stai vecchio. Sorry, can you take the picture? Can Yeah, sure. more panoramic and a mountain. Oh, okay, yeah. Sure.
Ok. One higher, higher. Higher. Dai, di nuovo. Ciao, scusa proseguimento. delle chiacchiere. No, mi ha fatto super piacere. Grazie. Adesso così mi avvio adesso. Buona nottata, spero Dai. che ti sei preso la cabina così dormi. Sì, almeno. sì, sì, Ok. assolutamente sì, sì. Alla mia età Vabbè. dormire sul ponte è un problema. Anzi, ora faccio l'ultima foto. Beh. Vuoi che ti faccia una foto? È monocilindrico questo, è il Sì, monocilindrico. E infatti un po' di vibrazioni te le prendi. Ah, lo credo. Io avevo il vecchio Dominator. Ah, bello! Ciao! Ciao, ciao. Riparto quindi lungo il passo di Lecet e Otit, scendendo attraverso quella serpentina. Fino a pochi anni fa questa strada non era neanche asfaltata, mentre adesso è perfetta. Mentre la percorro, provo a immaginare come doveva essere prima e come me la sarei cavata in quella situazione. Male, ovviamente. Dall'altra parte del passo la strada scende nella gola del fiume Zem. Canyon stretti, pareti di roccia ai lati e all'improvviso ampie conche montane. Tom Lesci Rukai. Chi sarai? All right. Il paesaggio cambia ad ogni chilometro. Vado avanti così, seguendo il fiume, attraversando la regione del Kelmend, una delle zone più isolate di tutta l'Albania. Guarda che ponte! Si legge? Hello? Documento motore. Documenti. Sì, sì, documenti. Italiano. Uno c'è sempre un po' l'ansietta, anche se sono dogane tranquille queste. Per fortuna anche poco frequentate. Quindi non ci sono da fare code. Buon viaggio, amico. Grazie mille, buon lavoro. Hai ancora un altro dogana, lascia. Giusto, grazie, vero. È vero, giusto, non è che c'è solo questo. Grazie.
Una volta entrato in Montenegro, mi dirigo verso il paese più vicino e cerco un posto per dormire. Hello. Bello. La mia Himalaya in equilibrio precario vuole dirvi che siamo impazziti per la sistemazione di questa notte. Qua c'è il magazzino. Mentre mi entusiasmo per il mio alloggio spartano, fuori accade quanto di più preventivabile. Provo senza convinzione a sollevarla da solo, ma desisto subito e chiedo aiuto. Yeah. You want help? Yeah, he fell down. Yeah. Okay. Thank you. Guillaume Goldschmidt. Wat ga je voor? You came from Italy, really? Yeah. So you came by ship from Italy? Yeah, by ship Yeah. from Bari. Uh-huh.